Okay, hello again. And so we've just finished talking about Freud's theories. Um, Freud's theories will be very important for modernist writers, although Joyce in fact denied knowing them, but it is impossible. He didn't know about them because his characters use associations of ideas. They think or they see things according to the feelings of the past experience or even that the present gives them. Page 162, second part of The Age of Anxiety, The Collective Unconscious, l'inconscio collettivo, Carl Gustav Jung, 1875-1961, continued Freud's studies and added the concept of collective unconscious, quindi aggiunse il concetto dell'inconscio collettivo, a sort of cultural memory, una certa memoria culturale, containing the universal images, contenendo le immagini universali and beliefs of the human race, e il credo della razza umana, which operates on a symbolic level, il che opera a un livello simbolico. This meant that some figures or objects of the everyday world had great symbolic power, ciò significava che alcuni oggetti del mondo di tutti i giorni avessero un grande potere simbolico, and people responded to them unconsciously, e che la gente ci rispondeva in modo inconscio. Only the psychologist or the poet could understand these symbols. Soltanto lo psicologo o il poeta poteva capire questi simboli and archetypes ed archetipi and explain them e spiegarli. It's a bit like the romantic poet who is able to understand reality, who is able to guide ordinary people and see things that the ordinary person cannot understand. The theory of relativity, la teoria della relatività. The growing crisis of confidence was also due to the introduction of relativity in science. Quindi questa crescente crisi di fiducia era anche dovuta all'introduzione della relatività, la teoria della relatività nelle scienze. Albert Einstein, 1879-1955, theory of relativity discarded the concepts of time and space, quindi allontanò i concetti di tempo e luogo, which he saw as subjective dimensions, che vedeva come dimensioni soggettive. This is very important in the modernist novel because, in fact, my notion of time, according to my past experience, according to my feelings, is different from the notion of time that another person has, according to his or her past experience. As a consequence, the worldview lost its solidity. Come conseguenza, la visione del mondo perse la sua solidità, and the scientific revolution e la rivoluzione scientifica was complemented by verbal experimentation. Era il complemento di una sperimentazione verbale. We shall see that modernist writers, especially Joyce, experimented and invented new words, vocabulary and ways of saying. And the exploration of memory in literature. Quindi erano in funzione quindi da una sperimentazione verbale e l'esplorazione della memoria nella letteratura. The rebellion against perspective and against phenomenal representation in art, la ribellione contro la prospettiva e contro la rappresentazione realistica in arte, or the revolution of tone, o la rivoluzione di tono, rhythm and harmony in music. Pensiamo alla musica dodecafonica, per esempio, quindi rivoluzione della tonalità, del ritmo, dell'armonia nella musica che viene frantumato.
a new concept of time, un nuovo concetto del tempo. The idea of time was also questioned by the American philosopher William James, 1842-1910, and the French philosopher Henri Bergson. James, in his The Principles of Psychology, held that, sosteneva che, our mind records every single experience, che la nostra mente registra ogni singola esperienza as a continuous flow, come un flusso continuo of the already, del di già, into the not yet, nel non ancora. Bergson, I'm going to explain his theory before we read it. Exactly, it is more or less the continuity between past, present, and future. There isn't a real chronological order. I live my present experience and I consider it in a certain way due to my past. Another person considers his or her present experience also in function of his or her past. So there's a continuity between past and present. It is not a chronological order anymore. The past is what I remember and what influences my present and what will influence my perspective of the future. Quindi la continuità, in effetti, tra passato, presente e futuro, ma non una continuità nel senso cronologico, nel senso che il mio presente lo vedo e lo vivo in funzione delle mie esperienze passate. Quindi passato, presente e futuro, e posso anche pensare al mio futuro in funzione delle mie esperienze passate e anche del mio presente. C'è una continuità tra passato, presente e futuro. Non c'è più una cronologia. So, the book says, Bergson made a distinction between historical time and psychological time. Fece la distinzione tra il tempo storico, quello cronologico, and psychological time, e quello psicologico, che è quello che vi ho appena spiegato. Historical time is external, il tempo storico è esterno, linear, lineare, cronologico, and measured in terms of the spatial distance, misurato in termini della distanza spaziale, traveled by a pendulum, dove viaggia un pendolo, o the hands of a clock, o le lancette di un orologio. Whereas psychological time, mentre il tempo psicologico, is internal, è interno, subjective, soggettivo, and measured by the relative emotional intensity of the moment, è misurato dall'intensità emotiva relativa di un momento. Bergson also suggested that a thought or feeling could be measured. Suggerì anche che un pensiero, un sentimento potesse essere misurato in terms of the number of perceptions, in termine del numero delle percezioni, memories, memorie, and associations e associazioni mentali attached to it, collegate a questo evento. Sarebbe io vedo una cosa in un determinato modo, quindi la vivo anche nel presente in un determinato modo, perché sono condizionato dalle mie esperienze passate. Ok? Anthropological studies, studi antropologici. In the social sphere, nella sfera sociale, increasing knowledge tended to shake faith, un incremento di conoscenze tendeva a scuotere la fiducia in the assumed rightness of Western ways of behavior, nel modo giusto che si presumeva che fosse il modo di comportarsi occidentale. Sir James George Fraser's 1854-1941, The Golden Bow, il ramo dorato, 1890, and other studies of
anthropology, altri studi di antropologia, helped undermine the absolute truth. Iniziarono a minare la fede assoluta of religious and ethical systems, dei sistemi religiosi ed etici, in favor of more relativist standpoints, in favore di posizioni più relativiste. Primitive societies began to be regarded as integrated structures. Le società primitive cominciarono ad essere considerate come strutture integrate, and as a result, e come un risultato, a large variety of forms, una grande varietà di forme of social organization, di organizzazione sociale, was analyzed and made known, venne analizzata e quindi fatta conoscere. A new picture of man, quindi una nuova immagine dell'uomo, the problem that lay behind all these manifestations of uncertainty, quindi il problema che stava dietro a tutte queste manifestazioni di incertezza, was the inability to arrive at a commonly accepted picture of man, era l'inabilità di arrivare a un'immagine comunemente accettata dell'uomo. To Freud, man was part of nature. Per Freud l'uomo era parte della natura, a biological and psychological phenomenon, un fenomeno biologico e psicologico. To Marx, he was the outcome of social and economic forces. Per Marx era il risultato di forze economiche e sociali. Under the influence of the ideas of the German philosopher Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900, who had declared, quindi Nietzsche che aveva dichiarato God is dead, Dio è morto, and had substituted Christian morality, aveva sostituito la moralità cristiana, with a belief in human power and perfectibility, nella fede del potere umano e del perfezionismo umano. The Christian notion of man as owing his possibilities of salvation to God's grace, quindi la nozione cristiana dell'uomo che doveva le sue possibilità di essere salvato per la grazia di Dio, lost its former strength, quindi perse la sua forza precedente. Though Christianity underwent revivals of interest, sebbene il cristianesimo fu l'oggetto di nuovi interessi, religious controversy no longer vitally affected public issues, le controversie religiose non influenzavano più le questioni pubbliche. More and more people became aware that there were alternatives to Christianity. Sempre più persone diventavano coscienti che c'erano alternative al cristianesimo, and some intellectuals turned to esoteric beliefs, e alcuni intellettuali si volsero verso l'esoterismo. Okay, right. All this is very important to understand the mechanisms of modernist writing.